Benvenuti viaggiatori, io sono Fleur de Lis e questo è il mondo delle fate. Allora, il video di oggi sarà un video di riciclo creativo, un pochino particolare però, perché praticamente l'altra sera quando ero al mare siamo andati a mangiare fuori con mio marito e ovviamente io sono andata a prendere piatti di pesce perché adoro comunque mangiare pesce, mi piace tantissimo, potessi mangerei solo pesce. E praticamente siamo capitati in questo ristorante dove facevano un crudo di pesce, dove però all'interno era stata messa un'ostrica. Quando ho visto com'era fatta quel guscio di quell'ostrica, gli ho detto a mio marito quasi quasi chiedo se il guscio me lo lasciano portare via, tanto comunque loro lo avrebbero buttato nella spazzatura. Io ci provo, chiedo se me lo fanno portare via in modo che almeno poi ci vado a realizzare qualcosa quando torno a casa. Sono stati gentilissimi, mi hanno semplicemente dato il guscio dell'ostrica che avevamo nel piatto e mi hanno dato un tovagliolino per portarlo via e quindi l'ho riportato a casa. La stessa cosa ho fatto poi il giorno dopo, quando siamo andati praticamente a mangiare. Io ho preso un risotto di mare e c'erano all'interno le cozze, quindi ho fatto la stessa cosa, ho chiesto alla cameriera se potesse darmi un sacchettino per portarmi via i gusci delle cozze e quindi li ho portati a casa, nell'albergo, le ho lavate e poi me le sono riportate a casa. Quindi quello che faremo nel video di oggi è realizzare dei gioielli, quindi una collana e un paio di orecchini, riutilizzando quindi i gusci delle cozze e il guscio dell'ostrica che io mi sono portata a casa da questo viaggio al mare. Vi ho voluto fare questo video proprio per farvi vedere, per mostrarvi che anche con i gusci e gli scarti, passatemi il termine, di una cena o di un pranzo ci si può realizzare dei gioielli. Quante volte magari avete comprato il sacchettone di cozze al supermercato, vi siete mangiati il pesce e avete buttato i gusci? Io in questo modo vi faccio vedere che si possono riutilizzare, si possono riciclare e farli diventare un'altra cosa. Quindi che non per forza tutto ciò che è scarto, fra virgolette, bisogna buttarlo. Possiamo tranquillamente dargli nuova vita e realizzarci qualcosa di bello. Quindi se siete pronti iniziamo questo nostro viaggio insieme. Allora, ed eccoci qui viaggiatori nel nostro secondo video di riciclo creativo, dove andiamo, come vi avevo detto in intro, a utilizzare i gusci di un'ostrica che, come vi ho detto all'inizio del video, questa l'ho recuperata da un piatto letteralmente di dove sono andata a mangiare a un ristorante quando siamo andati in questi 4 giorni al mare, e i gusci delle cozze, sempre anche questi presi da un piatto che ho mangiato quando sono andata al mare e mi sono riportata a casa per realizzarci poi dei gioielli. Questo è per farvi capire che anche con gli scarti, quindi di quello che poi magari andiamo a mangiare, una volta ripulito, una volta disinfettati, puliti e tutto, ci si può tranquillamente realizzare delle creazioni. Quindi quello che ci occorrerà saranno dei gusci di nel mio caso cozze e ostrica, ma vanno bene anche le capesante, cioè quello che comunque mangiate, i gusci di quello che magari vi rimane del vostro pranzo di pesce. Poi ci occorrerà, io ho trovato questo meraviglioso cristallino in un kit su Amazon, che poi vi metterò comunque il link affiliato qui sotto in descrizione. Poi ci serviranno 2 ciondolini a tema marino e 2 ciondolini con la luna. Praticamente quello che io andrò a fare è realizzare con le cozze degli orecchini e con l'ostrica, col guscio dell'ostrica, una collana.
Quindi partiamo dal guscio d'ostrica, che è quello un pochino più lungo e un pochino più complicato da fare. Come sempre, per tutti i materiali non vi preoccupate, vi lascio qui sotto in descrizione il link affiliato Amazon con tutti i materiali per poter ricreare queste creazioni. Iniziamo! Allora, prendiamo il nostro filo di rame. Allora, per realizzare la gabbia dell'ostrica andrò a utilizzare un filo di rame un pochino più spesso, perché mi serve che comunque regga il guscio. Mi vado a realizzare la nostra solita asola iniziale. Ok, che però in questo caso andrò a mettere di sotto, perché mi serve poi per andare a mettere la nostra decorazione. Quindi qui mi vado a crearmi una specie di gabbia, tirando molto bene, mi raccomando, tutti i fili, perché altrimenti vi scapperà di sotto, e sfruttate la forma che ha il guscio. Non è una cosa, cioè non è facile, perché non avendo il buco non è facile, ma ci riusciamo. Volevo andare a realizzare, tentare di stringerla il più possibile, proprio per evitare che ci scappi. Qui andiamo a fare un altro giro. Qua andiamo a realizzarci l'asola, poi tanto ce la regoliamo. Ok, si ripassa sul davanti e qui andiamo a fermarci il tutto sull'asola. Stringiamo bene 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 in modo da non perdere il nostro guscio. In questo modo qui. Adesso prendiamo il filo, quello più piccolo, più fine,
facciamo passare il filo all'interno della nostra decorazione, quindi andiamo a chiudere il più aderente possibile alla decorazione. Ci prendiamo un anellino, lo inseriamo nella nostra decorazione e nel nostro ciondolo chiudiamo. E questo sarà il nostro ciondolo fatto con l'ostrica. La decorazione potete decidere se tenerla fuori o se tenerla poi all'interno, lì sta a voi per come volete tenere poi il ciondolo. A me piace più all'esterno, in questo modo. Ce la mettiamo da parte e ora ci realizziamo gli orecchini. Allora, per quanto riguarda gli orecchini il procedimento è lo stesso, solo che andiamo a utilizzare il filo solo quello più sottile. Quindi ci andiamo a realizzare l'asola dove noi poi andremo a mettere il gancio per l'orecchino. Scegliete il lato di come volete tenere la vostra cozza. Io la terrò così. E ci andiamo ad inglobare, a ingabbiare, scusatemi, il nostro guscio d'ostrica. Poi ci prendiamo degli anellini, e andiamo a fissare la nostra cozza
con la nostra luna in questo modo. Quindi qui abbiamo così il nostro ciondolo dell'orecchino. Andiamo a fare la stessa cosa con l'altro guscio di cozza, ma con la conchiglia. E adesso, per riprendere i toni del guscio della cozza, il gancino per orecchini lo andrò a mettere nero. Quindi ci apriamo il nostro gancio per orecchini e andiamo a realizzarci l'orecchino. Allora, ed eccoli qua i nostri gioielli con il guscio dell'ostrica e la gemma, che devo dire mi piace veramente tantissimo. Poi guardate i riflessi che ha questa gemma sia fuori che comunque si riflettono un pochino anche all'interno del guscio dell'ostrica, e quelli con i gusci delle cozze. Anche questi devo dire mi piacciono veramente tanto, ma soprattutto sono molto semplici da realizzare, e soprattutto abbiamo utilizzato un materiale che altrimenti andava buttato. Invece di buttarlo, lo abbiamo riutilizzato per ricrearci una collana e degli orecchini. Quindi questa è veramente stata un'idea molto bella. Tra l'altro mi è venuta proprio lì per lì mentre ero al ristorante, e ho detto: perché devo sprecare una così bella conchiglia e facendola buttare mi faccio dare un sacchettino e me la porto a casa. L'ho portata a casa, l'ho lavata e l'ho riutilizzata. Io spero che queste creazioni e questo video vi siano piaciute. Come sempre, per tutti i materiali vi metto qui sotto in descrizione il link affiliato Amazon con tutti i materiali per poter ricreare queste creazioni, e ci vediamo al prossimo viaggio. Ed eccoci giunti alla fine del nostro viaggio di oggi. Quindi questi sono i nostri gioielli di riciclo creativo, realizzati con il guscio dell'ostrica e il guscio delle cozze. Guardate quanto sono belli, considerando che sono realizzati con delle cose che comunque normalmente vengono buttate. Cioè, guardate qui che meraviglia. Questo per farvi capire che veramente in ogni singola cosa che buttiamo si può trovare qualcosa a cui possiamo dare nuova vita. Cioè,
guardate veramente quanto sono belle questi gioielli, cioè. E abbiamo utilizzato, ripeto, della roba che altrimenti andava buttata, cioè questi sono i gusci delle cozze che io ho mangiato in un ristorante, e stessa cosa per questo è il guscio di un'ostrica che io ho mangiato al ristorante. Invece di lasciarla all'interno del piattino che ti danno e che loro poi avrebbero preso e cestinato, io ho chiesto semplicemente di poterla prendere e portare a casa per realizzarci questo. Quindi questo video è stato fatto proprio per farvi capire quante cose buttiamo, che potrebbero veramente tranquillamente avere nuova vita, avere un nuovo scopo. Se questo video vi è piaciuto e vi piacciono questi video di riciclo creativo, quindi dove vi mostro come poter riciclare e riutilizzare materiali, fatemelo sapere nei commenti, o comunque contattatemi anche magari nel gruppo Telegram per farmi capire che questa tipologia di video vi piace e vi sono utili. Se volete ricreare questi gioielli, quindi mi raccomando, magari la prossima volta che acquistate delle vongole oppure delle cozze per farvi uno spaghetto allo scoglio, ricordatevi di non buttarvi i gusci. Per quanto riguarda le ostriche, ripeto, io ho preso il guscio dell'ostrica perché appunto in quel ristorante ho trovato nell'antipasto appunto c'era l'ostrica, ma se non avete l'ostrica va benissimo anche qualunque tipo di conchiglia, o se magari avete la possibilità di trovarle magari al banco pesce, fate un bel pranzo o una bella cena a base di pesce e poi riutilizzate i gusci. Altrimenti, se ne avete la possibilità, che magari potete anche provare tranquillamente a chiedere a loro se magari non vi buttano gli avanzi, quindi i gusci dei clienti che magari sono stati lì in serata, o semplicemente quando voi andate a mangiare fuori vi fate consegnare, come ho fatto io, i gusci vuoti. Ci sono molti modi per reperire questi materiali. Per tutto il resto, come sempre, vi lascio il link affiliato Amazon qui sotto in descrizione, così da potervi ricreare questi gioielli. Quindi, detto questo, ci vediamo al prossimo viaggio, viaggiatori!